storia sta scritta lì, purtroppo non sta spesso scritta nei libri di scuola. E questo sarebbe un obiettivo forse, o quantomeno una domanda che ognuno dovrebbe porsi, perché queste verità scientifiche non stiano scritte nei libri di scuola. Mentre stanno scritte molte di queste verità nei testi di Platone, quello che gli stessi libri di scuola descrivono come un mito, che invece è assolutamente un almanacco scientifico, parola per parola, senza esclusioni. Ecco cosa diceva nel Timeo capitolo 3 Soncis, quando parlava con Solone. È molto vecchio dei sacerdoti, Soncis, quindi, gli disse: la cagione di ciò è questa, cioè la ragione per cui voi non vi ricordate è che ci furono e ci saranno, quindi nel futuro, molti e diversi stermini di uomini, grandissimi quelli per fuoco e acqua. Vedete quando vi dico che ritroviamo esattamente le stesse parole che ci sono in tutti i miti. Da meno quelli per le altre innumerevoli cause. Onde, o Solone, quello che hai narrato ora tu delle generazioni vostre, quando ti ferisce, quasi differisce poco dalle novellette dei fanciulli. Quindi sta dicendo Solone, è inutile che tu ti fai bello e mi racconti di quanto voi greci siate istruiti sulla storia passata. Voi siete dei bambinetti, non conoscete nulla della vera storia, quella che noi stiamo cercando con questo nostro viaggio, della vera storia. Quindi anche noi siamo dei bambini, siamo come il Solone, no? Anche un po' spavaldi, che pensiamo di sapere la nostra storia, quella scritta sui libri accademici, ma la realtà invece è completamente diversa. Imperciò che voi non ricordate che è un solo diluvio della terra, là dove furono molti per lo passato. Quindi quello che ci sta dicendo Soncis e ci dice Platone è che erano, anzi, che sono, perché ci furono e ci saranno, degli eventi ciclici, cioè ce ne furono e ce ne saranno ancora. Quindi sono eventi ciclici che ritornano. Quindi non dobbiamo pensare al passato, dobbiamo pensare al conoscere il passato per vivere il presente e prevedere il futuro, che è l'esatto contrario di quello che dice l'uniformitarismo, che dobbiamo guardare al presente per comprendere il passato, proprio un'autentica stupidaggine, perlomeno presa in termini così estremi. Ma non appena presso di voi e presso altri popoli viene inventato l'uso della scrittura e di tutto ciò che serve per la città, quindi non appena la civiltà si risviluppa, questo è sempre Soncis, e quindi diventati di nuovo eruditi, colti, ecco che di nuovo, nel solito spazio di anni, come una pestilenza, giunge il terribile diluvio dal cielo. Ora, quali altre parole doveva scrivere sto povero Platone per spiegarci di cosa stesse parlando? Mh? Non è un trattato scientifico, non è un articolo scientifico quello che c'è scritto qua. Ci dice tutto, ci dice la causa. La causa di questa pestilenza, quindi di questa tragedia umanitaria, dell'umanità, è un terribile diluvio dal cielo, ma non diluvio di acqua, chiaramente, cioè poi lo dice anche esplicitamente prima che è un diluvio di astri, di oggetti cosmici, no? Quindi un diluvio, una pioggia, un bombardamento meteoritico. Ma poi ci dice anche due cose importantissime. Uno, che è un bombardamento meteoritico in grado di cancellare la civiltà. Non appena presso di voi e presso gli altri popoli viene inventato l'uso della scrittura, quindi appena vi riprendete arriva la nuova mazzata dal cielo. E poi ci dà un altro dato importantissimo, nel solito spazio di anni. Nel solito spazio di anni non vuol dire semplicemente che è un evento ciclico, vuol dire che è un evento periodico. Solito spazio di anni, quindi l'intervallo tra questi eventi è il solito, è sempre lo stesso, è periodico. Quindi questa è la spiegazione della prevedibilità e del fatto che gli dei sapessero quando arrivavano queste cose e osservassero il cielo per anticiparlo e poter
cercare di mettere in salvo il salvabile, avvisando i vari Noè di turno sul da farsi. Mm? E la conseguenza di questo diluvio dal cielo è che di voi lascia coloro che sono inesperti di lettere e di arti, sicché diventate di nuovo dal principio come giovani. Vedete, qui sta dicendo che viene cancellata la civiltà, non l'umanità. La gente sopravvive, ma sopravvivono tipicamente quelli meno colti. Mm? Sopravvivono quelli che si trovano fortuitamente sulla cima della montagna a fare magari il pastore, ma che chiaramente non hanno probabilmente delle grandi conoscenze scientifiche da poter poi tramandare. Quindi si perde la civiltà, non si perde l'umanità. E ancora, e sto sempre parlando del Timeo. Per questo ogni bella cosa grande o in qualsivoglia modo notabile appresso voi intervenuta, o qua o in altri luoghi, la quale noi avessimo conosciuto per fama, tutto registrato è, infino dell'età antica e serbato qua nei templi. Quindi lui, Sonci, sta dicendo che loro u hanno delle scritture della nostra storia, ma non della nostra storia, quella che abbiamo noi sui nostri libri, la storia vera, quella che parla di questi cataclismi, quindi una storia sicuramente più antica, antediluviana, chissà quanti migliaia di anni andava indietro per parlare di tutti questi accadimenti. Mm? È tutto registrato. Adunque dei tuoi cittadini vissuti è 9000 anni, quindi sta dicendo a Platone, guardate che voi c'eravate già 9000 anni fa, quindi la vostra storia è molto più antica di quella che mi racconti tu. Ti dirò brevemente la più gentile opera che mai abbiamo fatto. Quindi adesso poi dopo gli parlerà dell'Atene che difende contro gli Atlantidei, ehm, diciamo, le nazioni del Mediterraneo. Un'altra volta poi, avendo agio, quindi dice Solone, un'altra volta che c'è un po' più di tempo, magari ce lo dici, ci mettiamo d'accordo, recandoci in mano le scritture, le esporremo tutte con cura ordinatamente. Quindi gli dice, guarda che queste scritture te le facciamo vedere, ce le abbiamo. Quindi sta dicendo che 600 anni prima di Cristo, quando questi eventi si svolgono, quelle scritture erano ancora conservate nei tempi dai sacerdoti egizi. Quindi chissà dove sono finite, chissà se un giorno salteranno fuori, però è sufficiente quello che ci dice Platone. E in questo passaggio Platone ci dà un ulteriore messaggio. Ci sta dicendo che tutti questi racconti di queste pestilenze dovute ai diluvi dal cielo sono racconti recenti. Sono racconti recenti perché ce n'era testimonianza scritta fino al 600 avanti Cristo. Quindi non stiamo parlando di milioni di anni fa, come l'evento dei dinosauri, stiamo parlando di qualche migliaio di anni fa. Quindi tutto quello che vi ho raccontato finora va rapportato ai tempi della nostra civiltà, va rapportato a noi. Bene, quindi qual è la conclusione che si può trarre da tutti questi indizi? Molto pochi che ho condiviso con voi. Negli dei del diluvio ce n'è almeno 10 volte tanto, quindi sapete, mi piace sempre argomentare il più possibile in maniera multidisciplinare queste cose. Beh, la conclusione c'entra con questo gruppo di 5 famosissimi personaggi che, come molti di voi avranno già compreso, non sono degli astrofisici, non sono degli astronomi. Stiamo parlando di uno dei più grandi gruppi, perlomeno a mio parere, rock. Stiamo parlando degli AC/DC. Gli AC/DC scrissero una canzone famosissima, molto bella, che si chiama Highway to Hell, Autostrada per l'inferno. Perché vi racconto questa cosa? Perché la spiegazione scientifica di tutto quello che vi ho raccontato in questi tre filmati, che diciamo sono un'introduzione al libro Gli Dei del Diluvio, è che il pianeta Terra, nel suo orbitare intorno al Sole, incontra periodicamente, quindi in maniera prevedibile, in maniera sempre distanziata dello stesso periodo, quindi delle stesse tempistiche, incontra uno sciame di detriti cosmici, uno sciame di Zontemok, il residuo della frammentazione di una grande cometa che entrò nel sistema solare circa 30.000 anni fa.
E quindi questo sciame di detriti che orbita anch'esso intorno al Sole si interseca con quello del nostro bel pianeta e lo fa ovviamente in due punti, con una cadenza che è assolutamente prevedibile. Quello che succede è quindi che il nostro pianeta è come se attraversasse ad occhi chiusi questa autostrada per l'inferno. Perché? Perché capita che negli attraversamenti di questa autostrada eh, capita di attraversare nel momento sbagliato, nel momento in cui uno di questi detriti di dimensioni meno piccole del solito colpisca il pianeta Terra e provochi tutto quello che Soncis e il Timeo e la moderna realtà scientifica e tutti i miti, quindi la storia scritta dalla memoria dei popoli, ci raccontano in lungo e in largo, in maniera dettagliata, sempre uguale, estremamente coerente, estremamente congruente con la realtà scientifica. Quindi questa è l'autostrada per l'inferno di cui si parlava. È un evento periodico che sta accadendo ancora oggi e che andrebbe preso in seria considerazione, perché noi oggi avremmo la tecnologia, uno per essere in grado, diciamo, di comprendere questi fenomeni, come vedete li abbiamo compresi, basta unire i puntini, ma con buona probabilità in alcuni casi anche di essere efficaci nelle possibili contromisure a diciamo questo che è un pericolo che viene dall'alto. Ora penso che sia più chiaro a tutti perché i Maya, i Mesopotamici, gli Egizi e tutte le civiltà, diciamo, dell'inizio della nostra storia, eh, si spendessero in sforzi enormi, indescrivibili, per diventare esperti astronomi, per monitorare continuamente i cieli sopra di noi. Non lo facevano per dei motivi futili, lo facevano perché era una questione di vita o di morte. Lo facevano perché sapevano che il pericolo veniva dall'alto. Per questo guardavano il cielo. Noi oggi, grazie alle moderne tecnologie, abbiamo compreso quasi tutto di quello che accade 12.850 anni fa. Compreso ovviamente non vuol dire che sia diventato mainstream, non lo troverete nei libri di scuola, probabilmente purtroppo non lo troverete ancora per qualche decennio, perché così vanno le cose. Ma ciò non toglie che questa sia una verità scientifica, perché è supportata da evidenze scientifiche. In tutto il mondo abbiamo trovato, diciamo, lo strato con i detriti cosmici di quell'impatto che ha devastato il pianeta 12.850 anni fa. Questi sono quelli di Murray Springs negli Stati Uniti, ma ci sono ovunque. Quel livello nero sono le ceneri dell'impatto degli Zontemok, della pioggia di Zontemok che ha colpito il pianeta 12.850 anni fa e che ha provocato l'amnesia planetaria di cui noi ancora oggi soffriamo. E questi sono dati assolutamente scientifici. Così come sono scientifici i ritrovamenti in tutto il pianeta dei punti di impatto di questi Zontemok, di questa pioggia cosmica. Ognuno dei punti rossi è uno dei punti di impatto ritrovati di questa pestilenza, di questo diluvio che proveniva dal cielo che ha colpito il pianeta. Ora vi rendete conto di come stiamo parlando di un qualcosa di planetario, sia per le conseguenze ma anche per le cause. Non fu un unico colpo come quello della penisola dello Yucatan che estinse i dinosauri. Qui stiamo parlando di una pioggia, esattamente una pioggia, di un diluvio cosmico che ha colpito l'intero pianeta. Faccio notare che il nostro è un pianeta vivo, faccio notare che non è facile trovare questi impatti, quindi adesso che sappiamo cosa cercare stiamo cominciando a trovarli un po' ovunque. Ma pensate quanti impatti, per esempio, siano stati in mare, quindi non siamo in grado di rilevarli, quanti siano stati cancellati, quanti siano stati atmosferici come quello di Tunguska, quindi molto più difficili
da ricostruire a distanza di 12.850 anni fa, quanti siano stati spazzati via dalle alluvioni che hanno sommerso le più alte montagne, che sono state la conseguenza di questi impatti. Quindi il fatto di averne ritrovati così tanti ci dà un'idea di quello che sia stato quell'evento. Notate anche come siano state risparmiate alcune zone del pianeta. L'Africa, per esempio, sembra essere stata fondamentalmente risparmiata e non è un caso che in Africa troviamo ancora la megafauna che, per esempio, nel Nord e nel Sud America andò estinta, perché ci sono ancora i proboscidati come gli elefanti in Africa e non ci sono più i mammut del Nord America, per il motivo che nel Nord America sono stati sterminati dalla pioggia di Thunderbug, mentre l'Africa, così come l'India, sono state risparmiate da questa pioggia di Thunderbug. Quindi quello che è successo è molto chiaro, non abbiamo dubbi su quello che è successo. Il pianeta nel suo entrare ancora una volta nella scia cosmica dei detriti di una meteorite, di una cometa che ci ha colpito e che è così ben descritta come un evento tragico, funesto in tutta la nostra arte e cultura, ma che semplicemente abbiamo perso la capacità di leggere quello che già conoscevamo. Quella volta questo attraversamento di questa autostrada per l'inferno andò male e colpimmo in piedi, in pieno, una scia di questi Zontemok che provocarono la distruzione dell'avanzata civiltà, provocarono la distruzione di loro, la loro civiltà, quella di cui abbiamo tanto parlato e dato testimonianza nel primo dei miei libri, Prima di noi. Vi lascio con un ultimo dei tantissimi miti che menziono negli Dei del Diluvio, che credo chiuda molto bene questo terzo video. Stiamo parlando degli indiani Ojibwa dei Grandi Laghi, quindi nella zona sempre a ridosso tra il confine degli Stati Uniti d'America e del Canada. Quella stella con la lunga e ampia coda distruggerà il mondo un giorno o l'altro, quando scenderà di nuovo. Proprio come un sole irradiava un calore bruciante dalla coda. La cometa aveva una coda lunga e larga e ha bruciato tutto. Volò bassa, così la coda bruciò la terra. Si dice che la cometa scese e sparse la sua coda per chilometri e chilometri. Non è questo mito o questa descrizione storica o questo articolo scientifico il miglior sunto di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Non ci sta dicendo cosa fu la causa, uno zontemo, una cometa che scese e che scenderà di nuovo un giorno o l'altro, che bruciò col suo calore incredibile la superficie, provocando incendi in tutto il pianeta. Non fu questa cometa che volò molto bassa, quindi che probabilmente lambì l'atmosfera, i cui detriti colpirono gli occhi della morte dei Maya colpirono il pianeta. La cometa non lo colpì, ci passò vicina. Non fu la cometa che sparse la sua coda per chilometri e chilometri, quindi tutti gli impatti che vi ho fatto vedere sono i detriti di questo sciame cosmico derivante dalla frammentazione della cometa che ci colpirono. Quindi vi lascio con questo mito, con questo ennesimo esempio che i miti sono storia, la vera storia dell'umanità e arrivederci a presto con dei nuovi video, con i nuovi seminari in presenza, speriamo, con i nuovi webinar e auguro a tutti coloro che mi faranno l'onore di leggere gli Dei del Diluvio una buona lettura. Ciao!